Google Marketing Live ci racconta di un Gemini che entra prepotentemente all'interno di quelli che sono, è una scacchiera che per Google nell'intelligenza artificiale non ha mai funzionato benissimo. Mi riferisco a quel pastrocchio che è AI Overview e al tampone che è stato fatto con iMod. In realtà invece tutto quello che concerne la parte di Gemini oggi poco discretamente presente all'interno della ricerca, evidentemente cambia tutti i paradigmi. Intanto perché introduce una cosa che sostanzialmente rende molto più orizzontale la ricerca, vale a dire che sarà presente anche all'interno di YouTube, modificando integralmente il sistema di ricerca e rendendolo molto simile per certi aspetti anche a quello che è oggi la ricerca strutturata con intelligenza artificiale e la ricerca dinamica fatta da TikTok, che di contro abbandona un pochettino il modello della ricerca per parole chiave. Però dove interviene Gemini? Interviene in un contesto nel quale la sua funzione è agentica e oltretutto si integra all'interno di Google Ads in due modi primariamente. Il primo è da un punto di vista di data visualization, che su Google Ads è importantissimo, e questo Google probabilmente l'ha capito grazie al fatto che la maggior parte delle persone stanno uscendo dalla data visualization su Google Ads per farsi fare delle dashboard ad hoc, per esempio da Claude. D'altra parte Gemini che cosa dice? Dice che l'esperienza di utilizzo di quelli che sono gli annunci di Google Ads dovrà essere completamente tailorizzata per l'utente, ma in un modo vero, non come quello palliativo precedente. Questo ci porta a immaginare una SERP, e lo virgoletto perché proprio di SERP non si parlerà più, completamente camuffata rispetto al passato, dove organico e paid vivranno insieme. Una cosa che a me non dispiace perché tutto questo contesto chiaramente riporta un attimo Google a essere un elemento centrale e sulla carta da advertiser e da fruitore del servizio me lo fa piacere, da advertiser per un certo punto di vista, da utilizzatore del servizio per un altro. Non mi porta lontano da quello che è l'utilizzo che io ho delle varie AI che utilizzo, Claude, ChatGPT, Copilot, Perplexity, Mistral, le chat in realtà, perché ormai praticamente si utilizzano tutti. Però di fatto ogni tanto utilizzare Google come si faceva in passato è utile. Credo, e qui chiudo, che Google non abbia fatto i conti, anzi abbia fatto i conti senza l'oste, per il semplice fatto che l'oste in questo caso specifico in qualità di provider evidentemente è la normativa europea, l'AI Act. Questo tipo di struttura che Google ha costruito, secondo me, ha due forti antagonisti. Da una parte la normativa europea, dall'altra l'Agicom, perché sostanzialmente non sta in piedi da nessun punto di vista. Quindi voglio vedere un attimino come Google si comporterà, quali saranno le eventuali prese di posizione o sanzioni europee, però ripeto, la struttura così come è raccontata non può esistere nel palcoscenico italiano, europeo quindi. Alla prossima.